Oggi mi trovo a Osaka per mostrarvi come sono fatte le sale videogiochi in Giappone, dei posti allucinanti e soprattutto per rispondere ad una domanda che ormai mi assilla da tantissimo tempo. Ma perché i giapponesi sono fissati con questi videogiochi? Ve lo siete mai chiesti? Guardate questo video per conoscere la risposta. In questi ultimi 40 anni il Giappone è diventato uno dei massimi produttori di videogiochi al mondo. Vi siete mai chiesti perché? Come ha fatto un paese con una storia millenaria alle spalle, un impero che è rimasto per secoli chiuso agli altri paesi, a diventare improvvisamente una nazione moderna capace di competere economicamente sia su un piano scientifico che tecnologico con tutti gli altri paesi del mondo? Per capire perché i giapponesi amano i videogiochi è importante però ricordare il passato. Senza andare troppo indietro negli anni è sufficiente ricordare che il Giappone ha perso la seconda guerra mondiale in una maniera, come sappiamo, tragica e devastante. Questo ha fatto sì però che il paese si sviluppasse in una maniera incredibile da un punto di vista economico e tecnologico come nessun altro paese al mondo. Nel giro di 20-30 anni tutti i campi giapponesi hanno raggiunto l'eccellenza. Quindi da un punto di vista informatico, tecnologico, scientifico, così come l'industria dell'intrattenimento, pensiamo ai cartoni animati, pensiamo ai videogiochi, alla cultura pop giapponese che ha raggiunto il suo picco negli anni '80. Solitamente al primo piano delle sale giochi giapponesi si trovano questi UFO catchers, che sono, come vedete, gli artigli con cui si possono vincere tantissime cose: pupazzi, action figures, personaggi di manga, cioccolatini, bevande, patatine, ramen istantanei, praticamente qualsiasi cosa. Può vincere anche la cioccolata, guardate che buona. Questa proverei a giocarmela a 100 yen, proverei, perché secondo me potrei vincere una bella tavoletta di cioccolato. Come vedete la macchina ha solo due artigli, quindi è particolarmente complicato riuscire a vincere. Sto andando al primo piano dove si trovano i giochi pachinko, quindi i giochi dove si vincono soldi fondamentalmente, un po' come i giochi d'azzardo, come da noi. Non sono i miei preferiti, ma andiamo a dare un'occhiata. Al piano superiore invece ci sono i veri videogiochi, gli arcade games, per ballare, i videogiochi della musica, ci sono gli strumenti e tantissimi altri videogiochi, mi spara tutto, i driver, si può guidare anche il treno, pensate un po'.
per 200 yen, solamente 200 yen, sarebbero più o meno 1,50 euro. Adesso vado a inserire sotto. Iniziamo. Bisogna toccare qui. Dai, l'abbiamo fatto fuori. Ok, è stato divertentissimo. Ma ancora non abbiamo risposto alla nostra domanda: perché i giapponesi amano i videogiochi? Secondo voi perché? Vorrei rispondervi a questa domanda, ma la mia risposta è una risposta personale e particolarmente soggettiva. Dovrei parlarvi dei turni di lavoro in Giappone. I giapponesi mediamente lavorano 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, fanno 60 ore settimanali e praticamente non hanno tempo per fare tante altre attività. Quando hanno un'ora libera spesso vanno a giocare ai videogiochi, è il loro modo per sfogarsi e per divertirsi. Non c'è la socialità come la viviamo in Italia. Il gioco a carte insieme, andare per esempio a ballare oppure andare insieme al ristorante. In Giappone gli individui imparano a crescere e a stare bene da soli con se stessi, quindi questa è una grande e importante differenza culturale tra i nostri due paesi ed è proprio per questo motivo che spesso i giapponesi hanno e vivono una grossa e difficile dipendenza con i videogame, soprattutto gli hikikomori. Hikikomori è un termine giapponese e sono delle persone che rimangono per anni, spesso ragazzi figli di famiglie ricche, che rimangono per anni chiusi nella loro cameretta a giocare ai videogiochi, perché non vogliono uscire, non vogliono vedere il mondo, non vogliono conoscere la realtà. Il videogioco è spesso in Giappone un problema, una piaga della società. Noi vediamo solo l'aspetto bello, noi vediamo solo il divertimento, ma in realtà ci sono dei lati oscuri nascosti che noi non conosciamo. Il videogioco è per il giapponese spesso un antistress, una via di fuga dai pesanti turni lavorativi, ma vi ripeto, questa è una mia visione personale e soggettiva e non è assolutamente la verità assoluta su questo discorso di videogiochi. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo guardato fin qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, è gratuito, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video e alla fine di questo video c'è un trailer che vi presenterà il prossimo video. Ci vediamo presto, ciao ragazzi! In Giappone il ramen si mangia succhiandolo rumorosamente. Proverò a farlo per vedere che sensazione è. Allora, ci siamo? Scusate, ho succhiato troppo, perché se succhiate troppo c'è il rischio che vi vadano gli spaghetti nel naso, quindi non succhiate troppo. Però il modo in cui li mangiano i giapponesi è proprio questo, cioè va succhiato, così. No, io
Non ce la faccio a succhiarlo in un unico colpo.